Come attirare l'attenzione e fare bella figura. Beh ragazzi, vi dico che se avete i capelli lunghi e siete un uomo già siete a buon punto, perché ultimamente io non so come mai è possibile che nel 2021 è come se mai visto un ragazzo con i capelli lunghi. In giro ricevo di quei commenti. Ma vabbè, partiamo. Attirare l'attenzione è una cosa che può essere utilissima in tantissimi ambiti, può essere utile per fare network, per conoscere gente, quando si va in giro anche in un colloquio di lavoro, essere ricordati, ed è importante non solo attirare l'attenzione, perché attirare l'attenzione potrebbe farlo chiunque, uno stupido si mette a urlare o si mette a fare il pagliaccio, ma farlo e a fare bella figura è sicuramente qualcosa su cui bisogna lavorare. Quindi partiamo subito con la prima cosa. Allora, per prima cosa, ovviamente la geometria del corpo. Quando una persona è geometricamente fatta bene, automaticamente attira l'attenzione di tutti. Questo vuol dire avere un bel fisico? Sì, può anche vuol dire avere un bel fisico, essere atleticamente preparati, avere comunque delle forme fatte bene. Di solito in un uomo la forma V. Questa è una cosa che si può fare solo con l'allenamento. Un consiglio che vi do: provate a fare degli sport in acqua, quindi uno sport come il nuoto, uno sport completo, andare in piscina 1 o 2 volte a settimana e instaurare anche un tipo di allenamento con i pesi è una cosa che sicuramente può aiutare tantissimo. Non serve per forza essere giganteschi, non serve per forza essere troppo magri, neanche troppo grassi, basta avere una bella forma. La seconda cosa è una cosa che magari alcuni mi diranno sì, altri no, in realtà l'energia di una persona, e non l'energia nel senso l'aura o qualcosa di incredibilmente esoterico, no. Quando una persona parla, quando una persona si muove, quando una persona dice qualcosa, fa qualcosa, lo si vede in quello che fa, quanta energia ci mette. Non per forza perché fa tutto velocemente o altro, no, ma l'intensità con cui ti guarda, l'intensità con cui parla, l'intensità con cui si muove, tutte le persone inizieranno a guardarti. Come farlo ad avere energia, come essere sempre energici, perché se cammini così e sei sempre stanco, la gente sicuramente o sei vestito in modo strano o non attirerai l'attenzione in modo positivo. Per farlo serve un'alimentazione corretta, quindi preferire anche un'alimentazione di tipo vegetale più che animale. Di tipo animale può funzionare anche, però una di tipo vegetale sto notando personalmente, a un mio punto di vista, poi ognuno sceglie la dieta che preferisce, mi aiuta molto con l'energia, anche nel dormire meno ma sentirmi molto meglio e riposato, e fare anche un po' di yoga, meditazione o un certo tipo di percorso interno, di preparazione interna o anche respirazioni durante il giorno, una doccia fredda, qualcosa del genere, aiutano sicuramente tantissimo per alzare i picchi di energia. Consiglio numero 3 ovviamente è l'aspetto fisico. Se si vuole attirare l'attenzione, un aspetto unico ma comunque tenuto bene, non per forza perfettino e preciso, ma tenuto bene con un certo studio dietro, è sicuramente qualcosa che attira l'attenzione. Quindi fare attenzione alla propria beauty care, fare attenzione a come si fa la barba, fare attenzione a come si tiene i capelli, fare attenzione a come ci si veste, avere un vestito e un outfit preciso e giusto per ogni occasione, ma differenziarsi un po'. Quindi non sempre per forza, ad esempio, un evento di gala indossare uno smoking, ma aggiungere un accessorio, un qualcosa di unico, un po' che osi, un qualcosa di un po' stravagante, ma che comunque sia di classe e che aiuta per quell'occasione. Quindi anche ad esempio un accessorio in più o anche a volte un qualcosa in meno, togliere qualcosa può essere molto utile. Un consiglio che vi do è anche i profumi. Io sul mio canale parlo spesso di profumi. I profumi danno aiutano tantissimo ad attirare l'attenzione, soprattutto dal punto di vista dell'aspetto e della percezione che si dà a una persona. E poi il comportamento, come ci si comporta con gli altri. Avevo fatto un video tempo fa su come attirare l'attenzione delle ragazze e delle donne, e questa cosa vale in realtà per tutti. Quando si nota una persona, anche se non ci si fa caso, inconsapevolmente, si nota come interagisce con le altre persone. Quindi come ride, come scherza, come parla, se parla ad alta voce, se parla a bassa voce, se ha un tono di voce alto, se ha un tono di voce basso, se ride a tutte le battute oppure se è serio ad ogni battuta. Se parla ad un pubblico di tante persone e ci parla in modo corretto, oppure se si concentra su una persona o si guarda in giro mentre parla. Quindi diciamo che su questo si può anche fare allenamento, un po' allenando la propria voce, un po' imparando, facendo anche dei corsi di public speaking, sapendo come gestire il proprio corpo, fare recitazione aiuta.
Oppure ci sono dei libri, come ad esempio questo qui di Dale Carnegie, Come trattare gli altri e farsi gli amici, che insegnano come trattare gli altri, e quando si impara una cosa del genere automaticamente si crea molta più positività. E come dicevo prima, per l'energia, essere positivi invece che negativi attira molto l'attenzione e lascia un buon segno negli altri. Una cosa collegata, come vi ho detto prima, è la voce e il galateo. Avere una voce ottima. Oggi lasciate stare la mia voce perché sono andato a fare la gastroscopia per migliorare la mia voce, appunto per capire come mai ho sempre il reflusso. Ma normalmente allenare il proprio tono di voce per essere più lento, dare peso ad ogni parola, dare la giusta intonazione ad ogni frase, parlare con una dizione abbastanza corretta in base al luogo, in base al momento, e avere anche un certo tipo di classe di comportamento, sapersi comportare per ogni occasione, saper stringere la mano nel modo corretto, saper salutare una signora nel modo corretto quando arriva, oppure salutare un cliente, un boss o qualcuno di un paese straniero. Quindi prepararsi un po' di galateo, un po' di buone maniere prima di andare in una certa occasione è sicuramente qualcosa che fa la differenza. Uno degli ultimi consigli che vi do è la propria passione o la propria professione. Io quando vado in giro e dico che la mia professione è di fare il modello, fare l'attore, fare i video su YouTube, automaticamente attiro l'attenzione del 90% delle persone attorno a me e iniziano a farmi 1000 domande su come funziona, come guadagni, quanto guadagni, oddio che bello, eccetera eccetera. Quindi fare qualcosa di unico, ma anche semplicemente non fare qualcosa di pazzesco, ma avere degli hobby, già avere degli hobby particolari, fare qualcosa in cui si prova passione, essere appassionati di qualcosa, anche se è il tennis, una qualsiasi cosa, ma quando se ne parla si mette energia e passione in quello che si fa. Se c'è un hobby che ti piace, questa cosa aiuta tantissimo a essere ricordati e anche a fare connessioni con altre persone che poi potrebbero esservi utili. E altri piccoli consigli che vi posso dare: allenarsi sulla propria presenza, quindi quando si cammina avere una postura corretta, immaginarsi un filo che si tira da qui, avere la postura corretta, camminare nel modo corretto e quindi sentirsi di riempire la stanza invece di sentirsi piccoli piccoli. Anche se si è introversi non cambia niente, ma sentirsi anche da in silenzio da riempire la stanza. Quindi allenarsi sulla propria presenza e anche un po' sul mistero, quindi imparare anche ad ascoltare invece che parlare basta. Quando si è in una stanza, saper ascoltare e stare zitti nei momenti giusti dà veramente un grosso imprinting, una grossa forma di presenza alla propria persona. Quindi aiuta molto essere sereni, come vi ho detto prima, essere presenti nel momento. Ma quando iniziate a fare un percorso interno di yoga, meditazione, questa cosa la imparerete. Essere presenti nel momento e non pensare a 56 milioni di cose diverse quando si parla con qualcuno o quando si è in un certo evento. Essere presenti lì e concentrati su quello. Ecco qua ragazzi, essere rilassati e con confidence è quindi la cosa che sicuramente vi aiuta di più. Spero che questo video vi sia piaciuto, avrei tantissimi altri consigli, ma per fare un video breve questo è un po' il riassunto. Lasciatemi nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!